Amici, guardate qua che giornata, cioè sembra estate, assurdo, fa un caldo cane, ma è un falso caldo perché fino a che sono sotto il sole, lontano dal vento, si bolle. Come arriva una nuvoletta e sono un po' esposto, fa freddo. È ancora quel periodo in cui ci si ammala facilmente. Comunque, sono venuto in scogliera a fare qualche lancio tra la schiuma, ancora deve iniziare la mareggiata, però c'è un po' di onda, l'acqua è ancora pulita, ma la situazione può essere interessante. L'obiettivo, come al solito, sono spigole, saraghe, occhiate, però si sa, il mare ogni volta è diverso, ogni giornata regala o non regala specie diverse, quindi vediamo che succederà oggi. Combo del giorno: sono di nuovo in pesca con l'Outset Predator Custom Cappuccini Fishing. La prima volta che ci ho fatto una pescata è stata super fortunata, vediamo se ripete la sua magia, se c'è ancora qualche influenza positiva o l'ho esaurita tutta al primo giro. Oggi è un assetto molto leggero, molto più leggero di quanto utilizzo di solito, sono con il PIE 06, cioè veramente finissimo, roba da edging, finalino dello 0,23 proprio per complicarmi la vita. Il tutto è dovuto ad un nuovo mulinello che ho deciso di provare proprio oggi per la prima volta, un 2500, per questo ho utilizzato una treccia molto fine. È il Frims, il nuovo Frims di Daiwa, la versione del 2026. Questo nuovo mulinello LT di ultima generazione si è evoluto rispetto alla precedente versione, ha corpo e rotore in Zion V che lo rendono molto robusto nonostante sia un 2005 molto piccolino, monta la tecnologia Air Drive Design che lo rende molto fluido e affidabile, infatti come vedrete quando durante il recupero di prede impegnative per un 2500 ha un ottimo controllo. La frizione risulta molto fluida e scorrevole, senza strappi. Ovviamente, come molti altri mulinelli Daiwa, anche questo è protetto dal Mag Shield. Insomma, un mulinello leggero, versatile e moderno che può essere utilizzato sia in acqua salata che in acqua dolce. Questa sarà la combo del giorno, vediamo subito come si comporterà e cosa ci regalerà il mare questa volta. Io già lo so perché sto girando questo video a metà pescata. Torniamo indietro nel tempo e iniziamo la pescata. Via! Andiamo con la scelta dell'esca. Mi piace sempre questo momento perché secondo me la prima esca che si monta è anche quella che fa un po' capire la situazione. Visto che oggi sono in un assetto un pochino più leggero del solito, voglio partire con una novità, il Finder Jerk 90, che è la nuova misura di quest'anno. Ho sbagliato a montare i moschettoni, ci ho messo quelli grossi, vabbè, ora faccio qualche lancio e poi lo cambierò. Molto figo, molto carino. Dai però, che limpidume, cioè guardate qua. Passasse un pesce potrei vederlo senza problemi. Sono in scaduta, ieri c'è stata una grossa mareggiata, ma una condizione del genere nelle scadute generalmente non si trova, perché c'è sempre, anche se il mare è poco mosso, c'è sempre un po' di torbidità, sporco in sospensione. Ci proviamo come sempre. Dai, vediamo se porta segnali dal mare. In realtà avevo dietro qualche pescetto, però molto piccolo. Eccola, spigolotta! Spigolotta che, l'ho proprio vista bene. Ecco, ho impiegato l'artificiale. L'ho vista bene attaccare l'artificiale, aprire la bocca, ma non l'ha preso. L'acqua talmente limpida, poco movimento, quindi doveva essere qualcosa di facilissimo per lei, ma ha avuto questo talento di sbagliare l'attacco. Presa, scappottiamo al terzo o quarto lancio. Sembrava pure più piccola. Molto leggero oggi, quindi ci vado con calma. Vabbè, una spigolotta di mezzo chilo 6 etti. Bene, ci piace questo inizio, non è certo una spigolona, ma è comunque un pesce da porzione che si può portare a casa senza problemi. Molto aggressivo questo pesce, ha mancato il primo attacco, in genere quando fanno così poi spariscono, invece al lancio successivo ci è tornata immediatamente. Finder Jerk 90 ha fatto benissimo il suo lavoro. Ci piace questo inizio di giornata, molto bene. Eccola qua la ragazzotta che fa scappottare la giornata ai primissimi lanci proprio, cioè siamo veramente ai primi minuti di pesca. Bene così, speriamo non sia solo un caso isolato. Beh dai, riproviamoci. Visto che un pesciotto c'era, magari ce ne sono anche due in questa zona. Ma che bello quando ti mangiano così a vista sotto i piedi nella schiuma, è proprio uno spettacolo. Ti godi il momento dall'inizio alla fine. Eccola! Oh, un'altra! Ma ho avuto una percezione prima che ci fossero due spigole. Questa è più piccolina però.
E infatti era così. Sono entrambe super aggressive. Strana come giornata. Questa è piccolina, dai, si può rilasciare. Bella, perfetta, non c'è un'imperfezione questa spigola. Oh, vai. Andato. Qua sotto c'è il vuoto. Qua sotto c'è il vuoto, quindi è andata libera da sé. Bene, dai. 4 lanci, 2 pesci, 2 spigole. Scegliere di iniziare con il 90 è stata un'ottima decisione. Questa buchetta, questo tratto di costa non sta più producendo, quindi è il caso di spostarsi. Attenzione allo scivolone. Ok. Si vedono? Spero di sì. Ecco svelato il mistero del perché ho trovato le spigole in questa zona, nonostante l'acqua sia calma e abbastanza limpida. In pratica quello che avete visto è un grosso branco di cefali fermo in questa zona e le spigole non li cacciano perché sono cefali anche di 1 chilo. È un comportamento a cui ho assistito molte volte e spesso sono spigole di taglia simile o uguale ai cefali che stanno insieme a loro, nuotano con loro, ma fanno poi la loro vita. Infatti non appena hanno visto l'artificialino passargli vicino non si sono fatti problemi ad attaccare e a fare i predatori. Ah, bella! Ehi! Cos'è? Bella! Cos'è? Ah, una leccia! Che gran pesce! Era un branco di lecce. Ora però devo fare la massima attenzione perché sto pescando molto leggero. E lei ovviamente va e se ne va. Pensavo fossero altre spigole, ma a quanto pare questo branco di cefaloni attira un sacco di predatori. E poi non sono, i cefali sono molto grossi, quindi questi predatori sono lì incuriositi, attirati da questa massa di pesce. La leccia con l'attrezzatura leggera è una vera goduria. E non si stanca? Sembra anche un bel pesce. Di certo non la tirerò su di peso, quindi devo un attimino spostarmi. Com'è presa? Sembra presa per la gola? È presa bassa, ecco perché tirava tanto. Però terminalino fino, quindi la porto in una zona bassa. Dai, qua dovrebbe andare bene, ce la dovrei fare. Guardate, c'è anche un serra che la sta puntando. Eccolo là il serra che la sta puntando. Sarà un pesce di 1,5 kg. È qui sotto, eccolo lì. Sta povera leccia sarà nel terrore più totale adesso. Ok, basta, dai. I serra sono aumentati, ne ho visti 2, quindi direi che è l'ora di farla finita. È proprio qui sotto il serra? Beh, non è grossa, sarà un chiletto scarso, però con questa cannina e l'attrezzatura leggera in ale dello 0,23 è stata goduriosa. Beh dai, sono contento di aver fatto provare
alla mia outset una leccia, che è un po' il mio pesce simbolo. Ma che bellina, mamma mia che goduria pescare le lecce, grosse o piccole danno una soddisfazione immensa. Amici, sono su una roccia veramente antipatica, non voglio perdere tempo perché voglio rilasciare questo pesce sano e vitale, quindi ripresa veloce veloce e si torna in acqua. Cavolo se mi ha fatto divertire. Vai! Alla grande, andata benissimo. E vai! Voglio fare una prova con un missiletto perché credo che la distanza oggi possa aiutare. Non dico fare la differenza, ma aiutare. Pelagus 75. Il bello di questo artificiale è che si lancia 1000 metri. Faccio affondare un pochino e inizio il recupero. Di nuovo inseguimenti di occhiate senza attacco. Stavo provando tanti recuperi diversi, ma alla fine ha vinto la tremarella. Eccolo di nuovo le occhiate ogni lancio. Sono tante, però hanno problemi. Eccola. Staccata. Ehi, bella! Non riesco a fare riprese decenti oggi perché sono letteralmente su una parete verticale. Però guardate che bel pesce. Pelagussino, che a quanto pare è l'unico artificiale che sta invogliando le occhiate ad attaccare. Pescione dietro l'esca e non capisco cosa sia. Pescione. Allora, poteva tranquillamente essere un serra, ma l'ho visto molto largo, ed essendo molto largo poteva essere anche una bella spigola. Questa sì che è una situazione ganza. Bello, quello era un pesce sui 3 kg, è roba seria. Non so se si nota, ma dopo che è passato il pescione dietro al mio artificiale, un gruppo di cefali è venuto sotto riva dall'altra parte della roccia, segno che insomma era un predatore importante. Eccola! Sembra grossa anche questa. Serra dietro. Ah, serra dietro il Pelagus. C'è quasi andato, ha quasi mangiato. Era lo stesso serra, almeno della stessa taglia, che mi aveva seguito prima la lecce. Ehi, bella! Altra occhiata di buona taglia. Visto che ci sono i serra in giro, queste occhiate le recupero sempre molto lentamente. Spigola! Ecco, appena passata una spigola dietro all'occhiata. Mi sa che gli sta dando noia perché si è un po' innervosita. C'ha la spigola dietro, guardate. Adesso gliela lascio fare un pochino. Non ho visto uno spigolone e l'occhiata purtroppo è grossa. Non penso verrà attaccata. Ah sì, l'ha presa il serra, oddio che spettacolo. Che scena assurda. Spigola e serra! Mamma mia! Non vedevo una cosa del genere da... Non ho mai visto una cosa del genere. Preso? Forse l'ho preso. L'ho preso. Vado piano perché ho il finalino. No, questo taglierà sicuramente perché ha l'esca in bocca. Che spettacolo di giornata! È una giornata bellissima. No, mi sto divertendo come un bambino. Allora, aspetta. Se non taglia, questo pesce andrà portato di là. Facciamo questa magia, dai. Vieni di qua, ragazzi. Questa sarà difficile,
uscirne vivi sarà difficilissimo. Vi rendete conto? Ho appena avuto una spigola e un serra che si contendevano la mia occhiata allamata. Secondo me è slamata sicura, sono molto negativo, cercando di non opporre la minima resistenza. Ho perso il contatto con il pesce, ok, sotto di me. Dai, non ci credo che non ci credo che sta andando tutto bene. Non ci credo, ho preso pure il serra e il finale non è intaccato, ma è meraviglioso. È assurdo, ma è successo veramente. Non tanto il fatto che una spigola e un serra sono contesi in l'occhiata allamata, ma il fatto che questo serra poi è rimasto fregato e non abbia rotto. E sto pescando, ricordo, con uno 0,23, un'esca da 75 mm e niente, però è stato bellissimo, è stato veramente bello. Ora vi faccio vedere per bene questo pesce. Eccolo qua, bello, questo serrotto è stato davvero divertente. Bellissimo combattimento, che ricordo sono con un'attrezzatura molto leggera, quindi faccio tutto senza forzare. Eccolo qua, la combo fortunata del giorno, il pelagussino che sta facendo magie. Outset Custom Cappuccini Fishing, Frims 2500, bellissimo, bello, mi sono proprio divertito. In genere il serra è un pesce che si slama molto facilmente, ma questi amini piccoli e fini sono velenosi, si attaccano e non si staccano più da nessun pesce. Avrebbe potuto saltare 800.000 volte, ma l'artificiale sarebbe rimasto lì ed è tutto merito dell'ancorina piccola e fine. Beh ragazzi, sono in pesca da 45 minuti credo, più o meno, e potrei già andare a casa. Serra, occhiate, zac, subito. Poi mi piace che sono tutte belle occhiate. Allora bella gente, qua davanti a me ho un sacco di pesci, ma facciamo un discorso, perché sono sicuro che se continuassi a martellare qua ancora potrei divertirmi, fare tantissime occhiate e altre catture, perché sto continuando regolarmente a prendere occhiate. Però è un'ora che sto martellando questa punta, penso che difficilmente succederà qualcosa di diverso da quello che è già successo, al massimo posso ripetere le stesse catture. Dato che nel frattempo il mare si è anche alzato un pochino, non mi piace per niente essere ripetitivo nelle mie pescate, soprattutto in queste pescate di ricerca di scogliera. Credo che questo tratto di mare mi abbia dato veramente tanto, anche più di quanto avrei immaginato. Di conseguenza abbandono la zona e mi rimetto alla ricerca a cercare qualche altra specie, magari un sarago. Ancora non è uscito un sarago, però la schiumata. Saluto i pesci della zona e mi rimetto in cammino. Sembrava più grossa, ma è comunque un'occhiata decente. Oggi il 75 fa veramente la differenza. Sto prendendo ovunque e appena lo vedono, appena entra in acqua, dopo un pochino ci vanno subito diretto ad attaccarlo. Eccola, bellissima anche questa. Almeno la botta è stata impegnativa. Bella spigola dietro all'occhiata. Che giornata ragazzi. Ando con il vivo praticamente. Presa?
No, ah, c'era. Basta dai, non avevo più interesse a continuare. Comunque sicuramente inizialmente c'è stato un momento in cui ho sentito molto peso. Qua l'occhiata è stata aggredita e si vede anche dalle condizioni della pinna. Però non sono stato fortunato come con i Serra. Ha preso tanti morsi, l'ho anche visti abbastanza bene, ma non ha mai trovato le ancorette dell'artificiale. Non era una spigola grossa, inizialmente l'avevo sovrastimata, sarà stato un pesce sui 7-8 etti, l'occhiata non è piccolina e quindi se era un pesce di 1,5 kg probabilmente l'avrebbe aspirato con più semplicità, ma un pesce di quella taglia non sarebbe riuscito a metterlo tutto in bocca e di conseguenza era un po' una situazione impegnativa per tutti. Questa è l'occhiata più grossa della giornata. Un vero toro, dai che padellone. Ovviamente non ho salvato tutti i filmati, ma anche da questa punta sono uscite una marea di occhiate tutte a Pelagus ed è stato molto divertente. E anche abbastanza, quindi visto che la mattinata è stata ricca di azione, proverò un'ultima punta a vedere se faccio un sarago. Aggiungo una specie a questa giornata già ricca di tante specie e nulla, quella sarà l'ultimo tentativo che farò nell'ultima punta. C'è un sole che spacca le pietre adesso, veramente non inizia ad essere modalità estiva. Comunque, dai, questa pescata è stata divertente, ho sperato nell'ultima punta di tirar fuori un sarago da queste schiumate, ma non c'è stato verso, nonostante abbia insistito bene con crank e altri palettati, ma niente, è destino che oggi il sarago non doveva uscire. In compenso sono uscite tante altre specie. Una piccola analisi della giornata: la mareggiata inizialmente non c'era, le onde erano troppo deboli, l'acqua troppo cristallina. Quello che mi ha salvato e mi ha fatto divertire è stato questo branco enorme di cefali. Poi non era enorme, però erano tipo una cinquantina di cefaloni appallati che stavano sempre nella solita zona e attiravano tanti pesci curiosi. C'erano spigole, lecceamia, serra e tantissime occhiate. Più tardi poi si è alzata anche un po' d'onda, si è creato un bel impiantino di pesca, una bella mareggiatella molto equilibrata, diciamo, perché riesco a pescare con qualunque artificiale senza problemi, ma non ha reso in quanto a prede, non c'è molta attività, anzi pare sia stata più produttiva inizialmente che adesso con queste belle onde. Può anche essere il sole che spacca le pietre che ha abbassato un po' l'attività dei predatori, questo è successo più di una volta, è possibile. Insomma, le variabili sono infinite e quindi non sto a farmi troppe domande e accetto così come è andato. Questa volta non ci sarà il catch and cook, so che ci sono dei grandi amanti che mi seguono di questo format, ma per questa volta salta, mi rifarò alla prossima. Sicuramente ad avermi aiutato molto con le catture, specialmente con le occhiate, è stata l'attrezzatura leggera e il pinarino fino. Quello spesso fa la differenza. Quindi adesso vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video, mi raccomando lasciate un like, un commento, una condivisione, qualunque interazione, soprattutto iscrivetevi perché è importantissimo. Ciao belli!